Facci vedere come ti doccerai. Sono in mezzo al nulla, però ho il serbatoio con me. Siamo Carlo e Serena e dopo tanti viaggi in Africa e Asia, un trekking in Nepal ci ha cambiato la vita. Abbiamo deciso di lasciare i nostri lavori per realizzare un sogno, dall'Alaska all'Argentina in van. Abbiamo camperizzato un Fiat Ducato in Italia e spedito in Canada. Nell'agosto del 2019 è iniziato il nostro meraviglioso viaggio. Dopo 2 anni siamo arrivati a Panama e abbiamo deciso di prenderci una pausa, tornare in Italia e allestire un van più grande e confortevole che sarà la nostra nuova casa su ruote. Negli episodi precedenti abbiamo terminato le finestre del nostro van e l'installazione di un condizionatore 12 volt e finalmente abbiamo posato il pavimento. Ora diamo il via alla realizzazione degli interni e degli impianti. Dopo aver installato il serbatoio completeremo l'impianto idraulico e vi spiegheremo l'avanzamento dei lavori di camperizzazione della nostra futura casa su ruote. Ciao ragazzi, benvenuti nel Nirvan Garage. È tempo di fare un po' di aggiornamenti sullo stato dei nostri lavori e di spiegarvi a che punto siamo arrivati e le prossime lavorazioni che faremo. Oggi in particolare vedremo l'impianto idraulico, ve l'avevo promesso nel video precedente. Vi avevo detto anche che era molto complesso, in realtà è più complesso di quello che avevamo prima, perché prima nel nostro vecchio van non avevamo un impianto idraulico vero e proprio, ma soltanto un semplice collegamento. Qui invece abbiamo un impianto che ci darà l'acqua calda, ad esempio avremo uno scarico che potremo scaricare comodamente e soprattutto un carico dell'acqua che non faremo a mano ma semplicemente con il foro che avevamo fatto qui tanto tempo fa. Sarà veramente più comodo. Adesso ve lo faccio vedere. Oltre all'impianto idraulico ovviamente siamo andati avanti con altre lavorazioni. Abbiamo fatto il letto che adesso vi faremo vedere meglio. Abbiamo usato delle doghe già pronte. Le doghe le lasciamo fare a qualcun altro perché stiamo già facendo fin troppo, quindi adesso vi facciamo vedere un po' come l'abbiamo montato. Provando il letto e mi stavo anche per addormentare. Devo dire che è molto comodo. Questa volta è anche più largo perché è 20 cm più largo. Ci manca ancora l'ultima cosa, il materasso, e speriamo arrivi presto, stiamo un po' cercando. Un'altra cosa veramente positiva è che c'è un sacco di spazio sotto. Abbiamo deciso di fare un letto fisso perché a noi interessa molto avere tanto spazio dove stivare vestiti, cibo, se saremo lontani dall'Italia quello è sempre necessario, quindi facendo i letti apribili non avremmo potuto avere tutto questo spazio, quindi la scelta è stata dettata da questo principalmente. Siamo andati avanti con la paratia. Carlo ha aperto questo varco, diciamo, dove metteremo tutti i nostri vestiti. Sarà una specie di armadio che poi chiuderemo con un'anta. Per ora sarà tutta chiusa, l'abbiamo coibentata, quindi non passa freddo caldo perché ci sono dei pannelli isolanti. Sicuramente apriremo una specie di finestra di emergenza più avanti, però visto che non abbiamo tantissimo tempo stiamo dando precedenza alle cose fondamentali che ci servono per partire, che tra poco dobbiamo fare un viaggetto, poi vi diremo dove andremo, e quindi per il momento è tutto chiuso, ma comunque abbiamo intenzione di fare una finestrona qua. Non abbiamo fatto i sedili girevoli perché è una spesa molto molto alta, e poi perché per il tipo di omologazione che faremo, per avere 3 passeggeri a bordo del van devono stare tutti e 3 davanti, quindi togliendone uno sarebbero solo 2 posti, ma noi vogliamo anche il terzo posto, quindi questa è la cosa fondamentale. E poi anche se sì, si risparmia un po' di spazio, a noi va benissimo come l'abbiamo pensata, ovvero con le 2 poltroncine che diventano un divano letto, quindi è una scelta che abbiamo fatto perché ci piace organizzare così lo spazio, e dovuto anche ai prezzi perché comunque sarebbe venuto a costare molto molto di più. Infatti ragazzi, vedete, tra questo macello noi abbiamo 3 posti, cioè quindi bisognava toglierne uno, cambiare un altro e comprare una piastra girevole, un'operazione veramente costosa, ma noi abbiamo fatto una predisposizione per un varco di emergenza che sarà qui su.
dove c'entrerà praticamente solo Serena. Solo io ci passerò, quindi io sarò l'addetta a salvare tutti in caso di emergenza. E poi un'altra cosa, comunque in molti ci avete detto se fa freddo dovete scendere dal van per risalire davanti. Sinceramente da zero comodità, o meglio poche comodità del precedente van a questo c'è un upgrade immenso, quindi anche se dovremo scendere dal van col freddo, chi se ne frega, diciamo che ce la possiamo cavare ugualmente. E ora Carlo ci farà vedere la sua creazione, ovvero il mega impianto idraulico. Finalmente vediamo l'impianto idraulico. Tutto comincia da qua, vi spiegherò un po' come funziona. Principalmente è molto simile a quello che si trova nei camper, quindi ho preso spunto da lì e l'ho riprodotto. L'acqua finalmente entrerà da qui. Noi non dovremo più portare le taniche a mano e Non metterle farai sotto più il lavandino. non farai più i muscoli. Quindi con questa chiave si apre il serbatoio che non è della benzina ma è dell'acqua. L'acqua entra di qua e va a finire nel serbatoio che vi ho fatto vedere l'altra volta. Poi da lì cosa succede? Adesso si presenta così. Questo è il serbatoio che avevate visto l'altra volta e qui ci sono i vari attacchi, quindi lo sfiato, la pompa dell'acqua e poi l'ingresso, questo tubo più grande qui dietro. Dove va l'acqua va a finire dall'altra parte, quindi già dobbiamo fare il giro. Ancora. Ci troviamo adesso dall'altra parte del serbatoio dove ho installato la pompa e da dove partono tutti i tubi che seguono le varie ramificazioni sia nel bagno e sia nel lavandino, che sarà praticamente qui. L'acqua viene prelevata dal serbatoio da una pompa a 12 volt della Fiamma, è una pompa autodescante da 7 litri al minuto, 12 volt ovviamente, ed ha un filtro davanti e soprattutto fa pochissimo rumore. Infatti dovremmo avere un video dove l'abbiamo accesa. Vi faccio sentire il rumore di questa pompa, che è praticamente silenziosissima. Ecco qua che lavora, manda in pressione tutto l'impianto. Subito dopo c'è il vaso d'espansione che è sempre la Fiamma, un prodotto molto interessante perché attraverso una membrana e una pressione preimpostata allunga la vita della pompa e riduce gli sbalzi di pressione. Dopodiché partono tutti i tubi che portano l'acqua calda e l'acqua fredda sfruttando il passaggio del letto nel bagno e portando l'acqua fredda al boiler che poi la riscalda, che è presente dall'altra parte. Adesso ve lo faccio vedere. Lo schema è abbastanza semplice perché alla fine abbiamo due linee di acqua calda e di acqua fredda, una che va al lavandino e una che va al bagno, e una linea di acqua fredda che va al boiler. L'accesso al serbatoio è davvero molto facile perché dal letto possiamo, e anche dal bagagliaio possiamo svitare i tappi di ispezione. Qui c'è anche la predisposizione per un filtro dell'acqua che attualmente non metteremo, ma è possibile che lo metteremo più avanti perché comunque berremo dell'acqua stoccata in dei serbatoi sanificati che metteremo praticamente qui. I tubi sono tutti coibentati, sia l'acqua fredda e sia dell'acqua calda, tutti i raccordi sono coibentati. Ho utilizzato dei raccordi per camper che sono garantiti fino a 2 bar, li ho trovati davvero comodi, anche se all'inizio non sapevo bene come inserirli. Bisogna ricordarsi di inserirli con un po' di forza per assicurare la tenuta perché hanno una guarnizione all'interno. Allora, Vediamo l'ultima parte, sacro boiler che non avevamo. questo boiler qui è un boiler di classe A++, da 1200 watt e da 10 litri sotto lavello, quindi è un boiler che si può utilizzare anche in casa, anzi si utilizza praticamente in casa, e noi l'abbiamo scelto perché avremo comunque delle batterie abbastanza importanti, quindi ci potremo permettere di scaldare l'acqua con un inverter. Ho calcolato che alla fine i consumi per fare una doccia non saranno neanche eccessivi perché essendo di una classe energetica così alta, gli ampere che serviranno per riscaldare l'acqua sono veramente pochi perché il boiler funzionerà per un quarto d'ora, 20 minuti, giusto il tempo di farsi la doccia e poi verrà spento. Ecco,
Eccolo qui, questa scatoletta bianca. Questo qui è sacrosanto, ben ancorato in più punti, anche cinghiato, in totale pesa 20 kg pieno. Molti ci avete chiesto anche come sarà compensato il serbatoio con i pesi che ci saranno da questa parte, e in pratica, oltre ad avere il boiler che pesa 20 kg, qui sorgerà l'impianto elettrico e ci saranno veramente tanti chili, circa 60-70, che si aggiungeranno poi a quelli del boiler, quindi più o meno siamo lì. Ora ovviamente l'impianto è incompleto perché mancano le uscite di qua e le uscite di qua e gli scarichi che andranno praticamente sotto il van. Ci sarà un serbatoio agganciato. Ultima cosa che riguarda l'acqua è il serbatoio delle acque grigie. Noi ne abbiamo scelto uno che andrà sotto il van perché così si risparmia molto spazio ed è proprio fatto su misura per questo tipo di Ducato. Sono andata personalmente in Germania perché si faceva prima, perché le spedizioni adesso hanno dei tempi enormi, biblici, e soprattutto costano tantissimo, quindi conveniva andare direttamente là. Quindi mi sono fatta un viaggetto di un giorno in Germania. Dove sono arrivata? Adesso lo scoprirete, non sono ancora scappata da Carlo, ma sono qui per una missione speciale. Ecco, svelata la destinazione, mi trovo a Colonia in Germania. Sono qui per fare un giro della città 2 ore, ma poi la missione continua, dovrò andare in un'altra città perché c'è qualcosa di molto importante che mi aspetta. Fa freddo qua in Germania, infatti mi sa che andrò a bermi un bel caffè caldo e a provare una colazione tipica tedesca. Ecco il Duomo di Colonia. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Finalmente è uscito il sole, quindi non gelo più come prima. Ho fatto una mini colazione, adesso visto che c'è una panetteria, quindi mi prenderò qualcosa perché a pranzo qualcosa mi dice che sarò molto presa per quello che devo fare tra poco. Ora vado in panetteria e arrivo. Pane tedesco è veramente tanta roba, quindi andrò da Adolf a provare. Ecco il mio bottino. Sono solo le 10, quindi mi toccherà aspettare ancora un po', però il pane lì dentro aveva un aspetto spaziale. Però adesso continuo a vedere un po' la città, sto andando verso il Reno e farò un po' di lungo Reno per poi vedere ancora un po' la città vecchia e poi prenderò un treno che mi porterà da un'altra parte. Dai, almeno un piccolo panino me lo mangio perché ho troppa fame. Ai semi, che buono! Intanto eccoci arrivati a Reno. Guardate che carina questa piazzetta con le tipiche case tedesche col tetto a punta e colorate. Mi piace veramente tantissimo. Sembrano davvero le case delle bambole. Che carine! Questa via è piena di pub, devono essere molto molto belli, ma è lunedì mattina e non c'è un'anima in giro, quindi sono completamente sola ed è tutto chiuso, giustamente. Che bei vicoletti! Anche qui ovviamente ristoranti italiani, gli italiani sono dappertutto. Ecco tutti i pub del centro di Colonia e la folla immensa davanti a me. Ho preso il treno e sono arrivata vicino a Düsseldorf, precisamente a Benrath. Da qui prenderò una macchina che ho già trovato del car sharing perché devo andare a prendere un pezzo per il van che stavamo cercando da tantissimo. Comunque mi stanno aspettando e devo ritirare questo pacco gigante. Sono un po' di fretta perché ho anche paura di perdere il volo perché alle 2 rientro in Italia, quindi proprio toccata e fuga. Ecco la macchina, ci siamo, spero di non perdermi e cercherò di fare il prima possibile.
Eccomi, si parte. Aiuto, devo fare veloce. Spero sia questo il posto, perché ho dovuto lasciare la macchina accesa perché se no non la posso riprenotare. È un casino, sono fuori di testa perché non capisco più niente. Vediamo se sono nel posto giusto. Sono in mezzo al nulla, però ho il serbatoio con me. Adesso lo carico e vado di corsa all'aeroporto, sennò perdo il volo. Aiuto, che fatica! Eccolo qua! Ora 40 minuti e arrivo all'aeroporto con il mio compagno di viaggi qua dietro, serbatoio, pronti per partire. E sono tornata con questo benedetto serbatoio che cercavamo da mesi. Finalmente ce l'abbiamo e lo monteremo prestissimo. Non è ancora installato, eccolo qui. Lo vedete ben posizionato, è un serbatoio da 93 litri, quindi abbastanza capiente, e ha la particolarità di essere veramente sottile, cioè questa altezza arriva a quella del serbatoio del diesel che è tipo lì, quindi veramente adesso quando sarà agganciato non ci sarà nessun rischio. Lo vedete lì con i piedini di legno, giusto per posizionarlo. Tra poco chiuderemo tutto, stiamo verniciando tutti i pannelli e stiamo preparando anche il bagno, perché qua ci sarà il bagno come vi abbiamo anticipato. Allora, questo sarà il nostro bagnetto, qua stiamo predisponendo la doccia che sarà qui e poi ci sarà un WC compostabile stupendo che vi presenteremo nei prossimi video. L'abbiamo scelto perché davvero è eccezionale, che sarà disposto sotto alla poltrona qua che confina col bagno, quindi il WC scorrerà da sotto la poltrona al bagno e quindi niente, questo sarà il bagno, qua ci sarà il WC. Carlo ci sta, quindi meno male, ci sta con la sua altezza. Ma adesso direi, a conclusione dell'impianto idraulico, facciamolo vedere sto un po' di bagno, cioè la parte finale della doccia. La vuoi andare a prendere? Andiamo a prenderla, la nostra doccia portatile. Ecco la nostra doccia portatile. Tada! Presentacela. Molto piacere. Questa è la nostra doccia che abbiamo premontato e che diciamo conclude un'uscita dell'impianto idraulico. Qui c'è un miscelatore da incasso e una doccia da incasso, infatti se la giriamo si vede tutto ciò che c'è dietro, ecco qui. Lo scheletrino. E la doccia verrà praticamente agganciata ai tubi dell'acqua calda e dell'acqua fredda che c'erano in bagno, quindi lo facciamo adesso. Per ora la doccia è portatile e soprattutto l'acqua è invisibile. Quindi vi facciamo vedere anche un'anteprima del bagno. Vai. Ecco. Eccolo qui. Poi ovviamente verrà tutto ricoperto di piastrelle in vinile. Impermeabilizzato e tutto. Facci vedere come ti doccerai. Devo reggere con una mano la parete. Non puoi ingrassare perché sennò non ci entrerai più. Bene ragazzi, vi abbiamo spiegato l'impianto idraulico, abbiamo fatto vedere le upgrade. Ci vediamo settimana prossima con i nuovi upgrade che ci saranno, perché stiamo andando molto velocemente, come ha detto Serena, perché presto partiremo.